Ciao a tutti, amici del Capricorno. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, il video di oggi è un approfondimento alla lettura generale che è già online. La trovate comunque nella playlist del canale, nella sezione dell'oroscopo annuale. Lì ho fatto una lettura generale e oggi andremo ad approfondire la prima linea, ovvero la crescita spirituale con i mini tarocchi. Vi ricordo che la lettura è generica, è facile che non risuoni tutto, quindi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto dell'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere e sotto nella descrizione del video trovate un video che è una guida e vi spiega come trovare l'ascendente, come unire più oroscopi, che influenzano la decade di nascita, le linee di tempo. Guardatelo perché è interessante. Sempre nella descrizione trovate il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e altri link a video utili. Ragazzi, partiamo con un fante di spade al contrario, l'imperatrice, il cavaliere di pentacoli, un asso di bastoni e un 3 di bastoni al contrario. Devo dire che partendo con questo fante di spade al contrario, c'è un riferimento a quello che è la vostra capacità di controllare o il vostro, diciamo così, destino a essere controllati, che può essere voi che controllate voi stessi o qualcun altro che vi controlla. È come se ci fosse una sorta di addestramento, mi dicono, a ubbidire, ipotesi. Però è come se con questo fante di spade al contrario ci fosse una sorta di abitudine a mantenere le cose con un certo standard, sotto controllo, appunto. Ed è un po' quello che andrete a rielaborare nel prossimo semestre, come diventando madri migliori di voi stessi con questa imperatrice, dedicandovi a quelli che sono i vostri progetti, la vostra voglia di espansione, dedicandovi a quello che potrebbe essere anche il rapporto proprio con una madre, perché vi ricordo che l'imperatrice fa riferimento alla madre. Adesso poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi. E poi abbiamo questo cavaliere di pentacoli. Il cavaliere di pentacoli normalmente è un'energia lenta, è un'energia prudente, riservata. Ed è come se marcasse il ritmo di, come vi posso dire, ammorbidimento di questa rigidità attraverso la comprensione, la consapevolezza e la compassione di una madre. Sapete, c'è molte volte dentro di noi c'è come un critico interno, un critico interiore che ci sgrida, che ci dice no, potevi farlo meglio, no, potevi far così, no, poteva essere così, guarda cosa combini sempre, no? E in questo caso l'imperatrice è un invito a essere più amorevoli nei vostri confronti. Quindi hai fatto il massimo delle tue possibilità con gli strumenti e le conoscenze che avevi in quel momento, non ti preoccupare, la prossima volta andrà meglio. È un po' come un'autoconsolazione. In positivo, eh? Però, ripeto, ogni buona abitudine si prende con il tempo, quindi ci vorrà un po' a prendere questa fiducia in voi stessi, a rielaborare, se vogliamo, questo lato di voi. E avendo poi anche l'asso di bastone al contrario e il 3 di bastone al contrario, ehm, è come se c'è qualche cosa che rielaborate anche inerente a quello che potrebbe essere 1 la passione fisica, 2 il vostro entusiasmo per le cose nuove, per le avventure, per i nuovi per la novità. Perché tendenzialmente quando si ha un atteggiamento che tende a controllare è un atteggiamento di tipo statico, i quali, diciamo, e questa vibrazione statica nel momento in cui c'è un cambiamento viene proprio scossa tantissimo, no? Mentre con l'atteggiamento, diciamo, del divino femminile
è più un atteggiamento fluido, è un atteggiamento del lasciarsi trasportare, del lasciarsi fluire nelle cose. E qui è un po' quello, secondo me, che dovrete imparare. E piano piano, adesso poi ripeto, andremo a vedere con i miei tarocchi, però ho come la sensazione che ci sarà una rielaborazione sul modo di vivere le proprie passioni a 360 gradi, quello che fa piacere a voi, quello che a voi nutre, letteralmente. Andiamo a vedere con i mini tarocchi, ragazzi, vediamo cosa riesco a dirvi di più. Andiamo a vedere questo fante di spade. Controllo, parlavamo prima di controllo e abbiamo il diavolo e la forza, che sono due carte, diciamo soprattutto la forza, visto che parla di forza di volontà, io la sento molto collegata con il terzo chakra, che è la rettitudine, la programmazione, il decido di fare una cosa e la faccio e punto. Però è come se ci fosse qualche condizionamento legato al diavolo, che molte volte rappresenta l'ego, può rappresentare dei vizi, può rappresentare delle dipendenze anche affettive. È come se ci dovesse essere la forza, si dovesse trovare la forza e il coraggio di fare una scelta, di fare un passo avanti, di rompere le regole, mi verrebbe da dire, o rompere i condizionamenti, rompere quello che in questo momento sembra una schiavitù. È una schiavitù perché probabilmente voi ci tenete o siete stati educati a controllare questo genere di pensieri piuttosto che di emozioni, piuttosto che il vostro modo di vivere, no? È come se fosse una sorta di automatismo meccanico e qui la sfida un po' è rompere questo automatismo meccanico e farlo diventare più empatico. Andiamo a vederla, l'imperatrice. È asso di coppe. 10 di spade, 8 di bastoni, 4 di bastoni e 7 di spade. Ragazzi, qui si tratta proprio di rinascere. Con questo asso di coppe che è al contrario, che è come se... Notiamo che tutti e due gli assi che avete fino ad adesso sono al contrario, è come se ci fosse qualche nuovo inizio che si inceppa, che fa un po' fatica, ma io sento che avete bisogno di perdonarvi. C'è qualcosa che avete bisogno o di perdonare a voi stessi o di perdonare a vostra madre. Perché in realtà poi il 10 di spade è la fine di un ciclo. E anzi, è come se ci fosse una comunicazione di una nuova decisione, di una nuova stabilità, di una nuova presa di consapevolezza, presa di coscienza. Tenete presente che avete anche 7 di spade, quindi potrebbero essere che certe verità vengano a galla. Andiamo a vedere il Cavaliere di Pentacoli. Allora abbiamo un 6 di Pentacoli. Scusate. Un 7 di Pentacoli, la carta del giudizio, un 10 di coppe e un fante di pentacoli. Tanti pentacoli, 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 pentacoli. Mm, allora ragazzi, devo dirvi che questa sorta di lentezza di cui parla il Cavaliere di Pentacoli è una lentezza, però è una lentezza concreta, Cioè ogni piccolo passo che si fa è un mattone che si mette per costruire una casa. Anche se si va avanti a mattoni, però un mattone pieno di quelli solidi, di quelli che non vengono giù. Ehm, io credo che sia anche la questione di imparare a gestire il tempo nel prossimo periodo.
di imparare a dividervi tra quello che potrebbe essere la famiglia e il tempo personale, i figli e il tempo per il compagno o la compagna. È un lavoro lento, ve lo dico, anche perché anche il giudizio ce l'avete girato al contrario, come se sì, è nell'aria, siete per la strada, però la meta è ancora lontana. Anche questo qua di 10 girato al contrario. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Queste sono davvero tante, scusate, stavo guardando ancora queste carte per vedere se riuscivo a dirvi qualcosa in più, perché ho come l'idea che ci sia qualche spostamento da fare per degli studi o degli esami. 6 di coppe per l'asso di bastoni. Mm, è imperatrice. Ragazzi, se questa imperatrice rappresenta un nuovo progetto e potrebbe essere per qualcuno un asilo, potrebbe essere un progetto di volontariato per aiutare le persone più in difficoltà, insomma. Non so perché ho la sensazione che sia tipo volontariato per qualcuno. Ehm, Vi dico, anche qui è un po' come imparare a essere madri senza necessariamente fare qualcosa, ma essere lì per sostenere le persone. Ed è un po' come se tra farlo un po' con gli altri, tra farlo un po' con voi, questa trasformazione piano piano abbia concretizzazione. Diciamo che il farlo con voi stessi vi aiuterà a farlo con gli altri, il farlo con gli altri vi aiuterà a farlo con voi stessi. Il 6 di coppa è una carta che normalmente parla di amicizia, di un amore platonico. È anche la carta che parla di bambini e diciamo, dell'amore romantico, di quello che potrebbe rappresentare il principe azzurro piuttosto che la principessa, sapete? Quello che si vive quando si è adolescenti, quello romantico, quello da fiaba, da favola, quello che non esiste, insomma. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Anche queste sono tante. Fante di coppa al contrario, 8 di pentacoli, 4 di pentacoli, asso di pentacoli, 2 di coppe e 2 di spade. Mm. Dunque ragazzi, qui ho come la sensazione che vi indipendentizzerete senza stare troppo ad aspettare il mondo esterno. Cosa vuole, cosa pensa, cosa si aspettano gli altri. È un po' come lavoro per ottenere i miei obiettivi. E qui abbiamo comunque 2-2, 2 di coppe e 2 di spade. Quindi per qualcuno, vi dirò, potrebbe anche essere l'inizio di una relazione amorosa, perché no? Dove in tutto questo processo di magari scoperta, di viaggi, di insomma auto introspezione, ci possa essere, diciamo così, quello che è un innalzamento delle vibrazioni e farvi incontrare una persona che non necessariamente deve essere romantica, perché c'è il 2 di coppe, però potrebbe essere, ma considerato che abbiamo l'asso di denari, può anche essere una persona che ci viene in aiuto, un accordo di tipo magari proprio lavorativo. Voi non andate aspettandovelo, cioè, perché io credo che sarà un'altra persona rispetto a quella che voi vi aspettiate vi dia l'aiuto. Cioè, vi faccio un esempio, voi siete in una relazione, vi aspettate che il vostro partner vi aiuti, però in realtà non sarà il vostro partner, potrebbe essere una persona vicino
io sento di più vicino a quello che è un ambiente lavorativo, oppure ho di nuovo questo volo, è come se fosse un centro ricreativo. Poi sì, io ho parlato di volontariato, però è come se sentissi tanti i bambini, sento ragazzi. Ho bambini ovunque, se ve la devo dire tutta. Bambini, bambini, gravidanza, gravidanza. I fanti molte volte rappresentano i bambini. L'asso di denari è il seme fecondato. Però giustamente si sta parlando di crescita spirituale, quindi è un passaggio interno o riferito alla maternità oppure al bambino interiore in questo caso. Però è un progetto, è qualcosa che piano piano si svilupperà una volta che voi lascerete indietro questo condizionamento e imparerete ad amarvi di più in modo più materno. Va bene, andiamo a vedere ancora una carta da parte delle fatine, vediamo che cosa hanno da dirvi ancora come consiglio. Io poi intanto vi informo che sto proponendo un percorso individuale basato sull'elaborazione delle credenze, diciamo, rielaboriamo le credenze limitanti e le trasformiamo in credenze potenzianti. Quindi quello che faccio io è aiutarvi e insegnarvi, insomma, come riconoscere quali sono le credenze limitanti che avete e come cambiarle per poi riprogrammare il subconscio in modo da sintonizzarsi proprio su vibrazioni diverse. Quindi le vibrazioni che si emaneranno all'universo poi saranno diverse, saranno più alte e di conseguenza arriveranno nella vita anche esperienze e persone di tipo diverso rispetto a quelle che sono arrivate fino a questo momento. Se ne volete sapere di più, mi potete contattare via mail, io poi vi mando una lettera di spiegazione. E detto questo, andiamo a vedere una carta per le fatine. Wow, abbondanza, ma difatti l'imperatrice è colei che ha il potere materiale. Diciamo che questa è la linea spirituale, quindi però sì. Questa carta vi dice di prepararvi per l'abbondanza che sta per arrivare. Dice di rilasciare i blocchi mentali che potreste avere, i condizionamenti, perché c'è abbastanza abbondanza per tutti. Wow, che bellissima carta, amici del Capricorno. Andiamo a vedere ancora un messaggio da parte dei guerrieri di luce. Libertà. Allora, questa carta fondamentalmente dice di seguire e nutrire il vostro cuore e la vostra anima con amore e libertà di crescita. E quello con amore, accompagnatevi nel vostro percorso di crescita, non è sempre giusto sgridarsi. Cioè, sgridarsi è facile, nel senso dopo, col senno di poi, è facile dire, avrei potuto fare, però il punto è che bisogna tenere presente che ognuno di noi ha un certo tipo di consapevolezza in un determinato momento di vita e quello è la scelta, diciamo, quella è la scelta che in quel momento di vita abbiamo deciso di fare perché ci sembrava la cosa più giusta. Ok? Quindi se poi ci rendiamo conto che in realtà è quella sbagliata, non ci resta altro che perdonarci perché comunque non lo abbiamo fatto consapevolmente di infilarci in un pasticcio o di sbagliare, no? Amici del Capricorno, spero che la lettura vi possa essere stata utile e che vi sia d'aiuto anche appunto per navigare meglio le energie del prossimo semestre. Fatemelo sapere comunque nei commenti, a me piace sempre leggere i commenti. Se poi volete supportare il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, potete anche lasciare una donazione o abbonarvi al canale. Allora, ci sono due fasce di abbonamento. La prima fascia è quella più bassa e vi dà diritto agli emoticon di fianco ai vostri commenti. La seconda fascia di abbonamento, che è quella più alta, vi dà accesso ai video di crescita spirituale che sto preparando. Tutta quella parte dedicata appunto agli abbonamenti, diciamo, è quella che è la mappa concettuale per me, per come l'ho vissuto io, per come lo sto capendo io, il percorso di crescita. Io lo condivido semplicemente con voi. Il punto è che, diciamo, il percorso individuale è una parte
di tutti i temi che tratto nella sezione degli abbonamenti. Questo per farvi capire come si differenziano le due cose. Poi, se appunto siete interessati o volete maggiori informazioni, mi potete sempre contattare via mail. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!